Sapete quali sono i 3 errori più diffusi che si fanno quando andiamo ad improvvisare con una scala? Prendiamo la nostra scala pentatonica minore di La e vediamo questi 3 errori quali sono. Errore numero 1. Suonare indistintamente tutte le note della scala sopra il nostro giro di accordi, senza capire quello che si sta facendo. Proviamo con la base. Ecco, così stiamo suonando tutta la scala. Andiamo indietro. Di sicuro non è consigliabile suonare questa scala avanti e indietro senza capire quello che si sta facendo e attenendosi però alla diteggiatura. Non mi sembra un discorso molto musicale. Vediamo subito qual è la soluzione a questo problema. Io vi consiglio di partire innanzitutto non dalla prima nota della scala, ma partire già in un range medio di questa diteggiatura. Se questa è la nota più bassa e questa ad esempio è la nota più acuta, noi ci collochiamo al centro. Cose di questo tipo. Ecco, ad esempio queste 3 note. Proviamole sulla base. Ancora. Ok? Già è un inizio diverso rispetto a queste note messe una dopo l'altra senza cognizione di causa. Per cui cercare subito delle soluzioni melodiche che possano essere piacevoli all'ascolto. Scegliendo, ecco, le note presenti sulla scala. Noi abbiamo queste note. Andiamo a scegliere quelle che ci piacciono di più. Tipo ecco, un inizio che possa comunque scuotere un po', no? Tipo in poche parole, quando approcciamo un'improvvisazione e dobbiamo iniziare a pensare alla nostra scala, cerchiamo di farlo tenendo presente che le note non necessariamente dobbiamo suonarle in maniera sequenziale, una dietro l'altra, ma possiamo fare anche dei salti, degli intervalli diversi, più o meno ampi, per creare, ecco, dei movimenti dal punto di vista melodico. Per rafforzare ancora di più il nostro vocabolario, certamente il mio consiglio è quello di andare a lavorare su tutte le diteggiature che abbiamo a disposizione, per evitare di suonare sempre in verticale la nostra scala. Errore numero 2. Quello di non pensare mai agli accordi. Suonare sopra gli accordi infatti è fondamentale. Ricordatevi che anche se non ci pensate, voi già lo state facendo. Quando improvvisate, infatti, e scegliete una nota piuttosto che un'altra, significa che il vostro orecchio vi sta consigliando quella certa nota. Questo certamente subentra con il passare del tempo, quando andiamo a provare e riprovare un'improvvisazione sopra degli accordi e non abbiamo quella facoltà di pensare all'accordo proprio singolarmente a ogni nota. Però comunque il nostro cervello, il nostro orecchio ci suggerisce quella o quell'altra nota. Ma a questo punto perché non pensare all'accordo e cercare delle soluzioni sulla scala che possano andare bene e quindi che possano essere ben melodiche sopra quel certo accordo? Vi faccio un piccolo esempio sulla base per capire come suonare sugli accordi. La minore. Poi andiamo sulla, nota La. Sul Re minore io ho scelto la terza minore di Re che fa. Certamente adesso lo sto facendo in maniera molto meccanica, quindi sto lavorando sulle note e poi mi appoggio alle varie note dell'accordo. Però noi quando improvvisiamo dobbiamo cercare di pensare alla melodia. Su questo giro che è formato da La minore, Re minore e Mi minore, è un blues minore,
molto semplice. Dobbiamo tenere presente che ci sono alcune note che non sono incluse nella pentatonica minore di La. Ad esempio questo Fa non c'è. Quando suoniamo il Re minore, noi abbiamo proprio questo Fa come terza minore di Re. Eccolo. Ma sulla pentatonica non c'è. Cosa facciamo? Ce lo mettiamo. Possiamo andarlo a prendere in prestito dalla scala minore di La. Eccolo qui. Per cui possiamo pensare di suonare proprio questa scala per ovviare a questo problema. Quindi sul Re minore e ora vi parlo del terzo errore che si fa quando si improvvisa, quello di non creare mai degli spazi vuoti, di non utilizzare quindi le pause. Dovete sapere che la pausa è fondamentale quando si improvvisa. Facciamo un esempio con e senza pausa. Questo è veramente inascoltabile, così, no? Se adesso invece facciamo lo stesso lavoro, però inserendo delle pause in mezzo alle note, vediamo cosa succede. Beh, diciamo che così si crea, se non altro, del movimento, che non guasta quando si suona e soprattutto quando si interagisce anche con gli altri musicisti. Quindi un conto è fare e un conto è fare. Riepilogando, i 3 errori da non fare quando improvvisiamo. Numero 1, suonare tutte le note una dietro l'altra in maniera sequenziale senza avere assolutamente un'idea melodica. Errore numero 2, quello di non pensare mai all'accordo dove andiamo ad appoggiarci. Errore numero 3, quello di non utilizzare le pause. Io come sempre vi ringrazio per la vostra attenzione, mi raccomando iscrivetevi a questo canale così da non perdere nessuna nuova uscita e anche per mantenerci in contatto, tanto è gratis. Allora io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!